in posizione di Kenno Kamai, dobbiamo fare attenzione a non esagerare in due sensi. Primo, nell'essere troppo frontali, secondo, nell'essere troppo defilati. Dobbiamo cercare di porre la nostra posizione delle anche come se le anche stesse fossero in anni, non i nostri piedi. Quindi il nostro anni diventa una conseguenza della posizione delle nostre anche. Questo ci permette di identificare una buona posizione di Kenno Kamai e, tenendo sempre i presupposti canonici di Tsuka in relazione con il nostro hara e Kisaki in relazione con un prolungamento del bukken verso la gola del nostro bukken, otteniamo una posizione di Kenno Kamai, che non è una posizione dove il Ken ci divide a metà, ma è una posizione in cui il Ken protegge il nostro lato interno. Quindi non dobbiamo trovarci così, dobbiamo defilare le nostre anche e proteggere il nostro lato interno, perché l'angolo, la posizione di Hanni ci protegge già nella parte esterna. E risulta che il Ken non è perfettamente dritto, ma leggermente inclinato, perché serve appunto la posizione del nostro hara. Il nostro hara non è così, ma qui. Da questo movimento noi possiamo studiare e analizzare l'Ichi no Suburi, che rappresenta il Suburi della parata. Generalmente in Aikido i Shomenuchi sono tecniche prevalentemente di parata, di ricezione, e quindi è uno studio fatto sul proprio centro per avere una stabilità del nostro baricentro. Quindi da qui, questo è il motivo per il quale viene fatto sul posto, perché dobbiamo studiare la nostra posizione, dobbiamo stabilizzarci, renderci solidi, come ha detto Giancarlo. È uno studio Kion su noi stessi. Non possiamo arrivare instabili o perdere il controllo del Ken andando con il Kisaki verso terra, ma dobbiamo strizzare il Ken e controllarlo verso la fase finale. La nostra presa quindi non deve essere rigida fin dall'inizio, ma deve essere sciolta, un'estensione del nostro Kukyu. Da un movimento sciolto nasce una tecnica precisa e veloce. Se siamo rigidi il movimento risulterà lento e poco performante. Quando nuotiamo le anche per darle il colpo dobbiamo avere l'attitudine e il pensiero a Tai no Enko. Quando lavoriamo su Tai no Enko non ruotiamo sul nostro asse così, verso l'esterno, ma stiamo diretti verso la nostra vita. Sono le nostre anche che cominciano a ruotare. La fase iniziale è molto importante. Devo cercare di collegare i tre centri di questa posizione: il baricentro della tecnica, il suo baricentro, il mio baricentro, cercando di portare a conquistare questo baricentro con il mio e poi ruotare. Quindi non così, ma chiudo quindi sempre l'attitudine del Kenno Kamai. Stessa attitudine.
Non devo avanzare dritto, devo ruotare le anche, cercando di mantenere la mia stabilità, portare bene questa mano dietro. Stesso principio, come dover tagliare, approcciarsi all'idea del mi, no base. Entro direttamente. Qua. Punta a punta. Da qui l'idea di continuare, quindi squilibrio. Questa mano entra dal lato a supporto della mia rotazione e affrontando il movimento tenchi entriamo. Movimento di rotazione, questa idea. Sempre connessione. Quando entriamo, allora, la TEMI è una situazione molto importante che va sempre inserita nelle tecniche di Aikido perché danno anche, oltre al fattore Atemi, danno un'idea della distanza del nostro raggio di azione di movimento dell'anca, cioè ci dà è come un sensore che ci aiuta a capire la distanza corretta per potersi poi muovere in modo agevole. Se da qui, esagerando, mi trovassi in una situazione di questo tipo, per me è difficile poi da qui andare ruotare verso l'esterno e avere lo spazio per eseguire la tecnica. La tecnica diventa quindi un sensore, come al pari dello studio degli Awase di Ken, quando io non devo colpire il mio uke al polso, ma devo arrivarci bene qui. Questo mi aiuta a capire la distanza per conoscere poi quando potrò colpire e quando potrò solo minacciare. Quindi, questa idea, questa è la situazione agevole che permette l'estensione del mio Kokyu. Se vado ad agire con un Kokyu che non è Kokyu, perché non ho l'estensione necessaria per poter fare Kokyu, da qui diventa una spinta di braccia. 1, questa è l'idea. Quindi, poi da qui tenete le braccia in estensione, stiamo facendo un po' più. Provate anche. Quindi non così con la mano dietro, ma dal lato. Quando lavorate nella forma in armonizzazione è come lavorare nel taino in pochino nadare. Qua, questa idea. Devo cercare di armonizzarmi qua, in questa situazione. Continuando la rotazione subito in quella direzione. Questa idea. È molto importante la posizione di Hami. Bene qua. Questa posizione ci permette di poter chiudere in avanti rimanendo stabili. Quindi mi raccomando, quando abbiamo la posizione di Hami in questo senso proiettiamo rispetto a ok, proiettiamo quasi sempre in avanti. 1, questa idea. L'armonizzazione ora la terminiamo nel momento del K-10 qua. Da questa situazione però non possiamo
possiamo proiettare in avanti, e questa è la mano. Da qui proiettiamo indietro. Molto importante da qui movimento di Hachi no Jigaeshi, e chiude in questo senso. 1. L'idea è la chiusura qui. Quindi porto dal basso verso l'alto e proietto. Quando io faccio il movimento, vado da sotto, trasmetto lo squilibrio, da qui non devo fare questo, devo chiudere la mia anca, devo chiudere la posizione del mio gomito e lavorare in estensione qua. Quindi non mi appendo al suo braccio così, ma faccio un movimento di questo tipo. Hachi no Jigaeshi. Questa volta andiamo in questo senso. Prima siamo andati dall'alto verso il basso, ora sempre dall'alto verso il basso, ma dall'altro senso. Solito movimento, poi da qui recuperiamo il movimento dell'anca ed incrociamo. Qui uscirò. Cosa che si fanno lentamente? Allora, 1, 2, 3. Come solo che ho questa mano rovescia. Poi da qui come lavorare in ski. Non verso il basso, mi raccomando, ma dritti all'indietro. Each. No. Non so se si vede la differenza. Non giù dritti qua, ma l'equilibrio è lì. Questo da sopra, chiudo, non sto con il gomito largo, chiudo. L'altro taglia per sotto. 1, 1 per sotto. Questa tipologia
l'idea non è tirare così, anche perché un'occhiata subito, istantanea. L'idea è creare tutti quella posizione che Marco sottolineava oggi e non facciamo altro che fare una di quelle tante tecniche possibili. L'idea quindi è assorbire entrando a tenni, a ferro, sempre questo, non qui, non così, estensione. Qua, questa idea. Devo tenere lui qui, sulla punta. Mi raccomando, cercate di focalizzare sempre l'attenzione sul movimento da anche iniziale. Questo, come se dovessi dare una base. Qua, questa idea. Passi qua, non qui, scivoliamo, carica in aria. 1, 2, blocco. Qui. Quando c'è la parte di inizio, non va fatta di braccia, non dobbiamo separarci. Cioè, dobbiamo farlo tanto per raggiungere questa posizione. Da qui, non questo, oppure allineiamo i giusti, facciamo anche i nicchie. Però quando separiamo, abbiamo fatto tanto sforzo per nulla. 1, entro. Sempre davanti, non mi vado a isolare, non vado a fare questo contatto e sale su a forchetta. Qua. Questo blocca subito e è molto importante nel Kaitennage arrivare subito estesi, non dobbiamo arrivare così, perché ci può votare all'interno. Quindi 1, 2, 4, questo, qui non ci scappa via, qui dobbiamo essere in una posizione stabile, lo piantiamo giù, poi lo